Buongiorno tribù, vi abbiamo lasciato sul il biglietto traghetto. di ritorno a Favignana. Nel frattempo sono passati 2 giorni, siamo ritornati a San Vitolo Capo e adesso sì che possiamo dire. Forse l'avete notato che nei 2 episodi precedenti eravamo un po' agitati. Un po' tesi, ci siamo tolti un macigno perché alla fine abbiamo preso la decisione, abbiamo fatto operare la piccola Cina. È stata È sterilizzata. stata sterilizzata nonostante il rischio che c'era per la sua malattia di non svegliarsi più, il rischio era veramente alto. Giocavamo con un 70-30, quindi. Però la Cina ce l'ha fatta perché è forte ed è qua. Guardate, Adesso sta dormendo. è un po' rintronata, Però niente. però sta bene. La sta Cina bene. ce l'ha fatta, il peggio è passato ragazzi. L'abbiamo fatto innanzitutto per migliorare la sua situazione epilettica. Chi ci segue da tanto tempo sa che la sua epilessia era peggiorata. Ovviamente ragazzi, non faremo mai vedere la Cina quando ha un attacco epilettico per rispetto. Però questo dovrebbe ridurgli le crisi, tanto in intensità quanto in frequenza. E sapete dove siamo adesso in questo momento? Per festeggiare ci hanno consigliato sto cannolo che siamo a Dattilo, vicino a Trapani. E qua Aspetta. vi do un morso in diretta. Dicono che i trapanesi dicono che è il cannolo più buono di tutta la Sicilia. E dovete sapere che il periodo per mangiare il cannolo è fino adesso, da qui in poi no, perché le capre non possono più mangiare l'erba fresca e quindi poi il sapore del cannolo cambia. Prego, sul piede. Oh, mamma mia, ragazzi, è gigante. Ah. Boh. Cioè, guardate la mia mano, Mm. È grandissimo, lo provo anch'io. Anche se Quando no- inventeranno le GoPro che si possa sentire gli odori e i sapori, non potete capire che roba. Oh, I nostri amici trapanesi ce l'hanno consigliato bene. hanno tutte le ragioni di questo Boh. mondo. Che buono. Mamma mia. Ci mangiamo il cannolo. E andiamo a prendere la campana alla Cina, la campanetta, così non si può leccare. Ovviamente un ringraziamento speciale va al veterinario Monaco a Pacheco. La clinica è Chimera. Chimera è un veterinario. Noi vi diciamo che in 7 anni di veterinari ne abbiamo girati per il problema della Cina, ma un veterinario così bravo non l'abbiamo mai trovato. È un veterinario che ama gli animali. Sì. Quelli che abbiamo trovato noi fino adesso in Spagna, e devo dirlo, in Spagna sono Insensibili. proprio non c'è sensibilità, è un negozio, dentro uno fuori un altro, dentro uno fuori un altro, cioè gatto zero. Calcolate che noi l'abbiamo portata oggi a mezzogiorno e il veterinario ci ha detto non siete qua perché sappiamo il problema che ha, che si agita molto, però non allontanatevi perché la cosa importante è che quando esce dall'anestesia che siate presenti perché così si tranquillizza. Il veterinario era agitato quanto noi perché sapevamo. L'ha fatto è stata la prima che ho operato qua. Voglio farla per prima perché anch'io sono stato e voglio togliermi questo peso, però grande. E quando siamo arrivati lì ce l'ha data e ha pianto tutta l'operazione. Però appena ha sentito la nostra voce si è tranquillizzata. Quindi ti ringraziamo. Collare preso. L'abbiamo preso in caso che la Cina si lecchi la ferita e come la conosciamo molto bene la signora Cina è che è più pulita di un gatto e la metteremo ad esempio alla notte quando non la possiamo non tutto il giorno perché
per tenere su sta roba e fa caldo, poverina, No, solo di quando la notte. possiamo controllare non gliela mettiamo. E ce l'abbiamo anche di boy. Quello del boy è Ecco, uguale. è il Quello del... triplo. Però questo lo possiamo tenere sempre lì. Però economico non è, perché per sto pezzo di plastica 8,50. Ad esempio, con voi gli avevamo messo un paio di boxer di Pierre. Però adesso abbiamo scoperto che le ferite Devono rimanere scoperte. scoperte all'aria perché devono prendere aria. Perché io gli ho detto invece di prendergli il collare, gli mettiamo un paio di boxer di Pierre vecchi e mi fa no, non potete perché la ferita deve stare all'aria, non la Scoperta. puoi coprire. Siamo ritornati in furgone dopo un mega aperitivo. Un aperitivo cena. Un aperitivo Apericena. apericena con la musica, un tramonto Sì. spettacolare. Qua c'è la signora Cina che è Che già anche- più... È già più attiva. Vabbè, gli fa male la ferita, si vede che Sì, va. però inizia già a leccarsi la ferita. Sì. Abbiamo provato a mettergli sta campana, ma... Ma non gli piace tanto, ma vediamo. In queste cose poi è molto più bravo. Sì, la Cina invece già si stressa, però vabbè. La campana stanotte dorme con la campana. Sì, No, però è così. è così, quel che è. Lavoriamo perché non abbiamo fatto niente oggi tra una Nada cosa e di l'altra. nada. Nada di nada. E ce ne andiamo a letto. Buonanotte, a domani! Ciao! Sì, abbiamo dato la buonanotte. Sì, ci siamo messi a lavorare E ti bussano alla porta? e ti portano un piatto di pasta e ti dicono: Sì, lo so che è tardi, ma vi abbiamo portato un'assaggina di pasta. Cosa fai? Non accetti? Ci stanno viziando. Non smetteremo mai di dirlo. Siamo ripetitivi, ma fa niente. Pomodorini servono prezzemolo e tonno. La provo, lo so, non si prova con le mani, ma in India mangiano con le mani. Quindi, Ah, già hai sbagliato, già la prendi con la sinistra. no, sì, si doveva prendere con la destra, vero? Mia, che buona. Ci facciamo questo spuntino di mezzanotte. Sì. E adesso sì, vi diamo la buonanotte. A domani. Ciao. Buongiorno, tribù! Sono passati un po' di giorni, abbiamo aspettato la Cina che si recuperasse un po' con la sua ferita. Adesso è la Cina di sempre che gioca e salta. Ha fatto il controllo, tutto bene, la ferita è perfetta. Rompe già le scatole, quindi è tornata la Cina. Non male che è tornata la Cina di sempre. E oggi sì, ce ne andiamo da San Vito Lo Capo o Macari. Macari, sempre lo sbaglio, sempre lo sbaglierò. E andiamo alle Madonnie. Sì, una delle ultime tappe che ci rimangono e eravamo lì a aspettare il buon tempo visto che faceva freschetto, come dice la freschetto e ha piovuto, Sì. Alle Madonnie ha piovuto. Direzione, aspettate, vediamo se lo dico bene. Caltavoturo. Caltavuturo, sì, bravo, uè! bravo. Andiamo a ispezionare questa zona che tutti ci hanno detto che è bella bella. Andiamo in montagna per la gioia, per sciur. Stavo preparata una bella, Sì, non avevo dubbi. Lasciamo questo posticino che ci ha accolto per 3 settimane alla fine. È vero che c'è stata una pausa che siamo andati a Favignana, ma poi siamo dovuti ritornare qua. La colpa è sempre la Cina, no? Ringraziamo tutte le persone che abbiamo conosciuto in questo hiking o
in mezzo alla natura, perché siamo in mezzo alla natura, che ci hanno coccolato, ci hanno viziato, ci Ti hanno han trattato trattato come come dei parte della famiglia. sì, sì, veramente gente amabile, super amabile, che non è tanto italiano amabile, molto spagnolo, però vabbè, Ci hanno avete capito. consolato nei momenti difficili perché eravamo veramente tanto preoccupati per la Cina, quindi vi ringraziamo dal profondo del cuore. Grazie, grazie, Grazie a grazie. tutti, speriamo di rivederci presto. Sicuro, il mondo è piccolo. Vedete tutte queste bandiere, e Quello là, questo marrone, questo qua dove stiamo passando in questo momento, è il monumento che è stato creato in onore della morte di Falcone e sono passati 33 anni. esatto. Poi c'è Per- il 25 e il 23, sono passati 2 giorni, infatti c'erano tutte le sì, grimaldelli. E ve- tutto quel pezzo lì con le bandiere, tutto quel pezzo dove l'altra strada è stata fatta sempre in il Ma sai che io me lo ricordo? Io no, Ero ero piccolo. troppo piccola, non me lo ricordo. È successo il 23 maggio del 92 e anche l'aeroporto di Palermo è in onore di Falcone Borsellino. Io non me lo ricordo, ero veramente piccola, Io anch'io piccola. ero piccolo, però mi ricordo il telegiornale e mi ricordo sto pezzo autostrada che non è rimasto neanche più un l'anello Me lo ricordo di perché ho visto asfalto. le immagini dopo tanti anni, quello sì, però non me lo ricordo il giorno, ero piccola. Calcolate che io nel 93 avevo 5 anni, 7. Però come cambia la vita da un giorno all'altro, da un minuto all'altro. Hai visto il pezzo dove ci sono tutte le bandiere? Bel pezzo Sì, fatto sì, ha storia, eh. saltato un pezzo grande. Pezzo grande, non Sì, sì. vogliamo sbagliare. No. È ufficiale, lasciamo la costa per andare al freschetto. Un po' di montagne, guarda lì che roba. Non mi guardate. Guardate là in fondo. Che montagne alte. Lei si lamenta perché dice che io giro male la telecamera. Adesso ve lo dico. Ma Io muoio. però se ce l'ho con la sinistra non Se lo vedi con posso. la destra appena guardato adesso. Questi sono i nostri battibecchi. No, perché la devi girare così? No, perché la devi girare con la... Vi ricordiamo che lavoriamo insieme, viviamo in 4 metri quadrati, qualcosa bisognerà discutere, no? Simpatia, portami via. Tu cosa vuoi, eh? Freschetta? Non sembra neanche di essere in Sicilia. Sono alte, Ma sembra di essere sugli Appennini. sì, o perfettamente in Val Cavagna. Sì, più o meno. Sì. No, sì, per tutta la parte di là Sì, che si vedono le montagne, sì. sembra di essere in Val Cavagna, giusto? Arriva, noi parliamo e entriamo in un tunnel. Molto bene, Sì. però sono alte. E Alte, poi da alte. lontano sembravano bassine, poi man mano ti avvicini Sì, sì, e sì, no, vedi che no. vanno su, 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 su. Mica scherzi qua, eh. Benvenuti nelle Madonie. Cosa c'è? Non scendi neanche dal furgone? No, no. Io mi ritiro nelle tenebre del furgone. Che freddo, ma dove mi hai portato? Mi avevi detto che faceva caldo. Di giorno fa caldo e di notte che poi scende la temperatura. Ma che freddo. Guarda tuo figlio com'è contento. È Sul dalla- Boy! Boy è il cane più felice del mondo. Dove sei? Boy, la tua opinione qual è? Ah, vedete, ha fatto così con la testa. Perfetto, ha detto il Boy. Buongiorno. Buongiorno, tribù. Con la felpetta, perché stanotte ha fatto freddino, non freschetto, freddino. Siamo arrivati a 9 gradi e dopo un mese ho dormito con i pantaloni Hai visto lunghi. così si danno freschetti? No, no. Guardate che spettacolo. Però guardate, si Siamo, vede il mare. Che spettacolo di siamo posto. sulle Madonie e c'è le montagne qua
ci sono Appennini, praticamente il mare, è uno spettacolo, tutto verde, qua la primavera è iniziata adesso, ancora tutto in fiore, vedi? Andiamo andiamo seguendo la primavera. No, no, adesso è già ora d'estate, Ah, Cichillo. aspetta che l'estate poi arriva e non se ne va più. E guardate Shurpier. Pantaloni corti io e pantaloni larghi voi. Io sono reduce da un paio di giorni un Che po'. sta male. Un po' di mal di stomaco. È stato male, male, male. E l'altro giorno ha dormito tipo 20 ore a vedere Shurpier. Dormire 20 ore è grave la situazione. È umano. È umano. E non sono ancora tutto al centro, per quello si pantaloni lunghi. Secondo me ho preso freddo e quindi mi sono coperto un po' così. Vediamo, va, se no andrò in farmacia a prendere un po' di probiotici, così si sistema un po' tutto il pancino lì sotto. Andiamo a vederci oggi sì, Calta Futuro. Il paesello. Il paesello, andiamo a vederci il paesello. Ecco, direi che la strada, poverini, gliela potevano fare un po' meglio, si sono dimenticati di loro. Questi poveri cristi, ci sono pezzi che mancano. Guardate qua. Qua manca un pezzo d'asfalto. Hanno finito i soldi e hanno detto, questo pezzettino non lo facciamo. È un mucchine. Guarda le mucchine. Ah, col vitellini, quelli bianchi piccolini che corrono. Amore, potati. E qui ne hanno ancora d'erba da mangiare. Sì, però la strada, poverini, gliela potevano mettere a posto, Questo è l'anfiteatro dedicato a Paolo Borsellino. Senti che suono, Sara. E noi abbiamo parcheggiato proprio nella via dedicata a Paolo Borsellino. Comunque questo posto non è turistico, C'è manco un camper, manco uno ce n'è. Ma meglio, hai sentito? Funzionava bene l'anfiteatro, si sentiva perfetto. Adesso, prima di andarci a vedere il paesino, vamos per il Shurpier. Vamos? No, sì, vamos. Per il Shurpier in una farmacia. Devo prendere un po' di probiotici. Voi dovete sapere che Pier è come un bambino piccolo, è testardo. Io per convincerlo a fare le cose devo chiamare mia suocera, dopo gli fa la ramanzina perché ascolta la sua mamma e quindi devo ringraziare la suocera perché a me non mi ascolta. La suocera si gli dice vai in farmacia e lui dice ok. E 3 giorni che gli dico di andare in farmacia, 3. Siamo passati in farmacia e ci hanno dato dei probiotici. Te li ho presi quelli in bustine. Vediamo se fanno. Sì, perché c'ho l'intestino che lì è un subbuglio, è stato un subbuglio. Sì, però è già la seconda, Pier. Va? Ti stai facendo del buluccio, Sì. Sì, la vecchiaia, gli anni avanzano, Vuoi arrivare a notte? Sì. Vuoi vedere l'alba del giorno dopo? Sì, che dormo fuori di casa? No, vuoi vedere l'alba del giorno dopo? Siamo arrivati davanti alla chiesa madre del XVIII secolo e al suo interno ci sono 2 Madonne scolpite. Andiamo a vedere, che sono curiosa. Guardate, questa è la prima Madonna di Santa Lucia, ma guardate che particolare. E qua c'è la seconda, però guardate il soffitto, particolare, ed è pieno di
Ui, ui, sul Pier. Guardate come va lento. E sta malino. E sta malino. E sta malino. Le gambe spompe proprio, eh. Però guardate che salita è. Mica da ridere, eh. Sei deboluccio. Oh, sei Le deboluccio. gambe, Sì. ma cioè le gambe proprio sono spompe. Vediamo se li prendi veramente i probiotici o quel chilo. Ah, 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 ah. Ancora un paesino come una volta che stendono tutti i panni da un balcone all'altro e poi li raccolgono con la corda. Proprio bello questo paese. Direi un po' in piedi perché San Bartolomeo avrà tanta salita, ma qua lo batte. E quando nevica d'inverno Oh, qua no. non ci vieni su, eh? Oh, però qua prendi un bel sacchetto alla spazzatura. E ti butti giù da questa discesa. Proprio bello bello. Qui siamo nella parte alta di Caltavoturo e questi si chiamano i Mannari. Ora sono dei vecchi rifugi dove i pastori, qua, a parte far pescolare tutto il bestiame, erano rifugi temporanei e qui producevano il formaggio, la ricotta, dove si fanno... Con cosa si fa la ricotta? Che si fa con la I ricotta? Il cannoli. cannolino. E sono molto molto ben conservati. Questi immaginatevi ricoperti di paglia, però sono carini dentro, pensare che sono fatti a secco. La parte fuori, come vi ha spiegato Pier, era fatta tutta con le canne di Ma sono tutte paglia, paglia, canne di bambù. Avevano il loro camino e adesso entriamo a vederlo. Ha fatto tutto in legno, ma guardate che bello il tetto. E qua c'è il camino e qua ci sono ancora i mestoli. Questi mestoli sì che hanno la sua età, perché mia nonna aveva gli stessi mestoli, E qua si facevano scaldare il latte. Con latte, pipovi. Però sono conservati benissimo. Sì, l'hanno ristrutturati però. Ovviamente, però. Sì, sì. Bellini, bellini. Siamo arrivati in alto a Qua ancora tutto. nella zona dei Mannari c'è l'anfiteatro e lì c'è il vecchio castello, ormai sono rimasti solo dei ruderi. E però Da qua ci vuole un pim, pum, pam! Vabbè, non vi ho ancora detto un po' la storia di Caltavoturo. Si risalgono le origini già dai tempi dei bizantini, poi in alcuni scritti greci si parla di una battaglia tra i due tiranni di Siracusa e si cita il monte Gorgium e una città Ameria. Si presuppone che il monte Gorgium è questo qua appunto alle nostre spalle, proprio alle spalle del paese di Caltavoturo, e l'altro centro della città sono i bagni di Sclafani che sono là in fondo e ci fu una intensa guerra tra i due. Però, così come lo vediamo oggi, il paese di Caltavoturo si risale al periodo della dominazione araba. Infatti il nome deriva da Calat al-Batur, che sarebbe la roccaforte di Alcalà, però altri dicono che il nome derivi dalla parola Alcalà, che è roccia, e Vuturro, che in siciliano è avvoltoio, quindi la roccia degli avvoltoi, che tutt'oggi
nidificano nel monte alle spalle di Caltavoto. Vedete, questi sono i resti del castello. Là c'è un pezzettino e là c'è una torretta. Però non rimane quasi più niente del castello. E giusto sotto il castello c'è un mini anfiteatro, piccolino, Mai visto un anfiteatro così piccolo? È super piccolo. Sul piede, visto che abbiamo fatto 30, facciamo anche 31. Andiamo a vedere anche questa chiesa, no? Sì. Andiamo a vedere se è diversa dall'altra. Sei un uomo distrutto. Un uomo distrutto. Ma che mi succede? L'età, non hai più l'età. Non puoi più dormire in boxer. Hai bisogno della maglietta della salute. Tu non vuoi vedere l'alba, vero? Perché Pierre ha la sua teoria, gli ho detto, ci siamo fermati a bere qualcosa, gli ho detto prendi una Coca-Cola che fa bene. No, lui sostiene che i sali minerali sono meglio della Coca. Hanno dei sali minerali. Sì, però non sono vedi, naturali. A te ti suda il baffetto d'estate, anche io mi faccio il baffetto. Con la schiumetta. Comunque vedete, onesti, sali minerali e Coca-Cola 3 euro. Sì. Ti ho beccato, No, Che stai no, mangiando, Grazie, dammela la cena. Hai visto? Ho comprato le fettine di pollo, Sì, ti le piacerebbe. impanate. Nessuno ci crederebbe, no? No. Fettine impanate, insalata, pane e maionese. Una cena semplice. Il pomeriggio l'abbiamo passato lavorando Abbiamo fatto una passeggiatina anche ai qua cani. con i cagnoni. Pomeriggio tranquillo. Comunque, le Madonie, Castelvoto, no, com'è? Caltavotuno carino, dai. Bella, però assomiglia al Varasin. Il clima è uguale, Sì, il clima. perché di giorno stai in pantaloncini e stavamo bene, 24 gradi e poi la notte scende il sole e puff. E stanotte danno 24,9. Sì, C'è una bella escursione termica, Sì, scusa, sì. ti ho interrotto. Sì, c'è una bella escursione termica, sì. Non mi è piaciuto il paesino particolare. E la parte sopra, vabbè, la vista ha fatto tutto. No, le Madonie valgono la pena venire qua. Belle, belle. Intorno qua, bello bello. Ci manca ancora un po' da vederle. Il video è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale che è super importante, commentatelo, mettete un bel mi piace e ci vediamo alla prossima. Un bacio! Ciao!